Sono appena stato da uno sponsor e in posta, ma abbiamo un grosso problema. Infatti nelle scatole alle mie spalle è pieno di pezzi di moto, di una moto in particolare, e adesso vi spiego perché. Prima di aprire la marea di pacchi che ho qui, siccome un sacco di persone che guardano i miei video non sono iscritti al canale, vi chiedo per favore, siccome a me fa un sacco di differenza, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche in maniera che non vi perdiate nessun video che pubblico. È da poco uscito il video di Laguna Seca, quindi chiuso il 2022 per non fare la fine dell'anno scorso, ovvero un anno nel quale mi sono trovato a guidare 4 moto con 4 tipi di pneumatici diversi. Per quest'anno ho scelto di fare un campionato intero. Ovviamente dovevo cercare qualcosa che si infilasse fra tutti i miei impegni con i corsi backpack e il mio impegno nel mondiale Superbike con il team BR Corse. Quindi appena sono usciti i calendari, guarda, vedi, fai, cerca, e in effetti un campionato che rispondesse a tutti i requisiti, quindi quello di non avere delle concomitanze, non avere un costo esorbitante, c'era. Quindi scelgo il campionato, chiedo subito informazioni e mi accorgo che la griglia è quasi piena, quindi verso subito l'acconto per non perdere il posto. Ovviamente faccio un budget per farlo al top, ovvero per cercare di vincere questo campionato. Comincio a cercare gli sponsor e riesco a trovare un'azienda che si chiama DTO, fanno delle robe pazzesche, tra le quali questo prodotto qua, ma non ve lo faccio vedere perché questo non è il centro del video. Comunque troviamo un accordo e riesco a pagare completamente l'iscrizione a questo campionato, che costa un sacco di soldi. Adesso capirete perché. Costa un sacco di soldi appunto perché all'interno del costo di iscrizione c'è sì l'iscrizione per quello che riguarda le gare, ma c'è anche un kit apposito di pezzi per la moto che si andrà ad utilizzare. I più esperti avranno già capito che non si tratta di un campionato nazionale, ma di un trofeo monomarca. Infatti le moto sono tutte uguali ed allestite tutte con lo stesso kit. Questo kit è compreso nelle scatole qua dentro. Adesso vediamo che cosa c'è nelle scatole, tiriamo fuori tutti i pezzi così capirete di che moto sto parlando, di che campionato sto parlando e del problema che abbiamo. Allora partiamo con la prima scatola. Beh, il marchio penso non abbia bisogno di presentazioni, quindi Öhlins, produttore di sospensioni svedese, numero 1 mondiale, una delle più famose marche al mondo. Vediamo, ammortizzatore, penso sia un ammortizzatore, esatto. Eccolo qua. Non è un TTX, è un ammortizzatore abbastanza basilare, quindi già questa cosa dovrebbe farvi capire che non va sicuramente su un 1000. Poi queste non le lancio, se no spacco tutto. Akrapovic, una delle più famose marche di scarichi. Adesso questo no, collettori, bombolino. Volevo arrivare qua al silenziatore. Questo ve lo devo coprire, se no capite subito di che cosa sto parlando. Comunque, scarico Akrapovic. Lo lanciamolo, se no dobbiamo ricomprarlo. Poi chissà cosa ci sarà in questa scatola, è piena di pezzi. Allora, un plexiglass. Qua cosa c'è? Oh, protezioni per i carter del motore, quindi queste vanno su tutte le moto da pista, quindi nessun indizio per noi. Ok, le rimettiamo nella loro scatola. Un'altra protezione per il motore, poi pastiglie freno Brembo Z04, poi
Nella scatola cominciamo con l'accessoristica. Questa marca è abbastanza famosa per la produzione di pezzi aftermarket per le moto. Qua dentro c'è una battuta di sterzo. Che cos'è una battuta di sterzo? È quel componente che serve a ridurre il raggio di sterzata della moto, perché in pista le moto devono avere un pochino meno sterzo. Stessa marca, questa deve essere la pinna paracatena. Ovviamente vi sto coprendo, c'è scritto il nome della moto qua sotto, però lo vediamo dopo. Andiamo avanti. Paraleva, quindi questo è il paraleva che viene utilizzato per coprire la leva del freno davanti, per evitare, quando si è in bagarre, di toccarsi la leva del freno davanti, di fare un bel front flip. Qui c'è quello che è un componente elettrico ed è un emulatore per l'ABS. Quindi questa moto ha l'ABS e questo serve per togliere appunto la centralina ABS e non dare l'errore in centralina. Tasto di accensione rapido per l'eliminazione della chiave. Qua c'è qualcosa di grosso. Queste penso siano le pedane. Vediamo se non mi sbaglio. Ebbene sì, un po' di esperienza ormai anche con i ricambi ce l'ho. Quindi pedane aftermarket, quindi pedane racing, per eliminare ovviamente quelle originali. Ora non so tirarle fuori tutte, c'è la destra, ci sarà anche la sinistra, spero, non lo so. Qua c'è un kit di piastrine molto piccole, sono delle cose del genere, ed è un kit che serve a fare le legature di sicurezza sul motore. Poi e qua posso darvi il primo spoiler: tappo del serbatoio logato GYTR, quindi legato a Yamaha. È la parte racing di Yamaha, quindi la produzione dei pezzi aftermarket di Yamaha. GYTR, quindi anche il kit di tubi del freno, ovviamente la moto aveva l'ABS, dobbiamo sostituire i tubi del freno sia anteriore che posteriore. Abbiamo capito che è una Yamaha, quindi ricambio Yamaha originale per il cambio elettronico. Questo è tutto il kit del cambio elettronico. Ovviamente la moto ha già il cambio elettronico anche di serie, però questo è per farlo rovesciato. Questi sono gli adesivi del serbatoio per grippare appunto sul serbatoio, ma non credo che li userò perché pesano 1 tonnellata. E basta, qui basta. Quindi, ricapitolando, abbiamo un ammortizzatore Öhlins, abbiamo dei freni Brembo, abbiamo degli accessori Giles Tuning. Vi ho spoilerato che è una Yamaha, ma adesso vi faccio capire anche che modello è. Carene. Non le tiro fuori tutte perché basta il cupolino per capire. Eccolo qua. Non sto a spacchettarlo dal pluriball, ma questo è Yamaha R7. Infatti, come ormai avrete ben capito, il campionato al quale parteciperò forse l'anno prossimo, e forse adesso vi spiego perché, è appunto la Yamaha R7 Cup. R7K per una serie di motivi, ovvero quello che, vista l'esperienza l'anno scorso con l'Aprilia RS660, che è praticamente la rivale dell'R7, conosco molto bene la categoria, conosco molto bene le piste perché ci ho corso tutta la vita, Misano, Mugello, Imola, Vallelunga, e la cosa ancora più bella è che in questo trofeo c'è una gara
che viene disputata all'interno del mondiale Superbike. Sì, esattamente, quindi vai a correre questa gara e tu corri nello stesso weekend di Johnny Ria, Alvaro Bautista, Toprak. Tu passi dalla pit lane che loro magari hanno fatto il turno prima o partono per il turno dopo. Cioè, che figata, corri nello stesso weekend della Superbike. Altra cosa, se e solo se sei fra i primi, non mi ricordo 3, 4, comunque fra i primi del campionato, vai a fare la finalissima in un'altra gara della Superbike, dove poi ti devi confrontare con tutti i migliori di ogni R7 Cup nazionale, quindi tutti i migliori dell'R7 Cup italiana, tutti i migliori dell'R7 Cup spagnola, tutti i migliori dell'R7 Cup francese, tutti i migliori dell'R7 Cup tedesca e altre nazioni, non so quante siano di preciso, si incontrano in un unico round per determinare il vincitore europeo del trofeo Yamaha R7 Cup. Quindi le premesse sono fighissime, questo sarà un trofeo, le moto sono equipaggiate tutte nella stessa maniera, quindi andranno più o meno uguali, saremo noi piloti a cercare di fare la differenza, ci sarà un sacco di gioco di scia e ci sarà da battagliare fino all'ultimo centimetro. Ovviamente, non essendo un campionato nazionale, essendo la moto abbastanza semplice, considerate che nel kit che avete appena visto non c'è nemmeno la cartuccia della forcella anteriore, quindi la moto rimane con la forcella di serie. Questa cosa rende la gestione della moto abbastanza semplice e per questo motivo, anche se lavoro in un team che partecipa e vince anche nel mondiale Superbike, affronterò questa cosa nella maniera più semplice possibile, quindi piccolo gazebo, piccolo pezzo di pavimento, una cassetta degli attrezzi ordinata, termocoperte, le gomme, tutti i ricambi necessari, un meccanico, un videomaker, basta. Quindi il campionato l'abbiamo capito. Il kit è compreso nell'iscrizione che costa un sacco di soldi, infatti costa quasi 8.000 euro perché ovviamente comprende il ben di Dio che c'è qua. Oltre alle gare che saranno in concomitanza con la Superbike, le altre sono per le prime 3 in concomitanza con il CIV, quindi si corre negli stessi weekend del campionato italiano velocità e una gara viene fatta ad agosto nella Coppa Italia. Quindi campionato l'abbiamo capito, il kit ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma dov'è la moto? La moto in settimana la ordinerò, però il problema che abbiamo è che, come ho fatto spesso in carriera, ho avviato dei progetti, ovvero ho cercato di organizzare delle stagioni senza avere la sicurezza di poterle portare al termine. Anche perché se avessi aspettato la sicurezza prima di partire, vi assicuro che io in moto non avrei mai fatto nemmeno una gara. Quindi ho pagato l'acconto per non perdere il posto quando ancora non avevo deciso che cosa dovevo fare, anche se avevo solo l'idea. L'idea appunto si è concretizzata, iscrizione pagata, sponsor trovato per coprire quello che costa l'iscrizione e la moto che ordinerò questa settimana. Quello che manca sono i costi dei materiali usurabili, quindi le gomme, la benzina, le pastiglie, le trasferte e purtroppo capiterà le eventuali cadute. Sapete che non sono uno al quale piace lanciare la moto, infatti sono andato in America e sono riuscito a non fare nemmeno un danno, però purtroppo è una cosa che va messa in conto. Ovviamente il conto del budget che ho fatto l'ho fatto per fare le cose al top, perché se non possiamo farle al top è meglio stare a casa e fare altro. Tutto questo è stato fatto per spoilerarvi che cosa sto cercando di organizzare per questa stagione, rendervi partecipi, farvi vedere come è composto un kit da trofeo, in questo caso quello di Yamaha, e ovviamente se avete un'azienda, un'attività, volete supportarmi, scrivete alla mail che trovate qui sotto in descrizione e vediamo di costruire un progetto vincente per andare a vincere qualche gara nell'R7 Cup. Poi, altro piccolo spoilerino, quando dovreste vedere questo video io starò volando in Spagna per raggiungere Sergio per l'ultimo allenamento invernale in Spagna, dove useremo la sua Aprilia RSV4 e tra l'altro vi anticipo già che con Sergio sto per fare una sfida, sicuramente non sulla velocità in pista perché ci mancherebbe che io vada più forte di lui, però è una roba tecnica sulla preparazione della moto e come ho detto a inizio video iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i contenuti. Io adesso vi saluto, che sistemo il casino che ho fatto e vado a cercare altri sponsor. Ciao! Ma porca... Da che casino per fare un video!